Ok. Eccoci con una nuova conversazione, sempre autentica. Siamo Silvia, Chiara? E Cecilia. e oggi parleremo della casa. Questo video ti può essere utile per arricchire il tuo vocabolario Sul tema della casa, che è un tema che puoi trovare anche all'esame B1 e anche nella vita di tutti i giorni, ovviamente. Certo. Ok, E quindi voi cosa cercate cosa è importante per voi in una casa dove abitate? vai Chiara. Vai, Chiara. la luce. Anche per me. Deve essere luminosa. Sì. Assolutamente la luce, perché le stanze luminose mi danno il buon umore, quindi se c'è luce io mi sento meglio. Sì, Tu, sono Ceci? d'accordo, sì. Ma parlando delle stanze mi sono resa conto che per me la stanza più importante della casa è la cucina. Io voglio uno anche per me. spazio grande in cucina perché ho capito che passiamo moltissimo tempo in cucina a casa mia, più che in sala. Siamo tanti in cucina. Perché Tra ti piace cucinare, mangiare e poi sistemare. E quindi veramente è una delle stanze dove passiamo più tempo, e quindi per me la cucina deve essere spaziosa, altrimenti sono sempre da sola e gli altri sono da un'altra parte. Sì, quindi è la stanza più vissuta. Più vissuta. In casa tua? Per me è lo studio. Il mio studio è una stanza a cui sono molto legata. Perché invece è un momento in cui sono per conto mio, non so, magari studio delle cose, faccio delle cose mie, mi ritrovo in un mio spazio, un mio mondo. Poi mi piacciono i colori, ad esempio molto colorato. Sì, sto bene lì, mi mette allegria fuori, vedo le piante, gli uccellini, non so, è uno spazio intimo. Ecco, mi piace. Anche per me è la cucina, perché comunque mi piace cucinare per la famiglia, poi è il posto dove anche mangiamo, quindi appunto il tempo di cucinare, il tempo di mangiare, il tempo di lavare i piatti, esatto. Quindi sì, è anche un po' una stanza della creatività, perché per me cucinare è creatività e quindi insomma mi piace, è una stanza che mi rilassa, dove passo del tempo volentieri, assolutamente. E la casa deve essere grande o piccola, o non so, la dimensione della casa è importante, o anche dove è posizionata una casa. Ceci? Io sono cresciuta in una casa grande, quindi sono abituata alle case grandi. Se posso scegliere, preferisco una casa grande. Il problema è che le case grandi sono costose, sia se le affitti che se le compri, però sì, se posso scegliere preferisco case grandi. Magari un aspetto negativo è quello delle pulizie, perché una casa grande significa pulire molto. Tu, Silvia? E anche io preferisco una casa grande, preferisco avere tanti spazi dove andare, muovermi, magari non sempre le stanze molto ampie, però avere più camere, più spazi dove andare, sì, mi piace. E poi, a proposito di dove è la casa, a me piace un po' tutto, mi piace la casa in città, mi piace la casa in campagna, mi piace la casa in montagna, mi piace la casa al mare, però ecco, non si può avere una casa. Non si può avere una casa dappertutto, però affittare ogni tanto una casa in un posto piuttosto che in un altro, questo mi attirerebbe molto. Non posso farlo, ma chi lo sa, magari in futuro proverò diversi ambienti. E voi? Allora, io per quanto riguarda la grandezza della casa, mi piacciono le case grandi, ma anche le case piccole. Ho avuto tutte e due le esperienze, ho vissuto sia in case grandi che in case piccole
E per me la cosa importante è che in una casa non ci siano troppe cose dentro, cioè che di non accumulare, no, gli oggetti, e quindi di tenere l'essenziale. Devo dire che la casa piccola aiuta, cioè più è piccola la casa e meno hai la possibilità di accumulare oggetti, perché hai meno spazio, certo. quindi deve essere tutto più preciso e quindi fai più attenzione, almeno questa è stata la mia esperienza, mentre la casa grande ha più spazi che dici no vabbè, ma questo lo tengo, questo lo compro, perché tanto spazio, e poi ti ritrovi con la casa piena, quindi su questo sono un po' così. E preferisci vivere in centro o fuori città? Allora, sono cresciuta in campagna, poi ho vissuto in città e ora sono di nuovo in campagna. Devo dire che amo la natura, quindi per me poter vedere fuori gli alberi, i campi, poi qui vicino portano anche le pecore, cioè veramente mi rilassa moltissimo. Però vivere in città è molto comodo, perché se ti manca il latte scendi e vai a comprare il latte. Beh, devo dire che io sono cittadina, cioè mi piace la città, mi piace tutto quello che posso fare in una città. Non so, andare, ma anche andare semplicemente al bar a prendere un caffè con un'amica, oppure sì, poi la città offre tante distrazioni, tante occasioni anche, non so, mi piace molto andare alle mostre, mi piace andare al cinema, in un attimo, io in 5 minuti prendo la bicicletta e vado al cinema. Poi mi piacciono le stradine, le case, spesso ammiro un po' l'architettura anche della mia città, no? Perché mi dà piacere, quindi un piacere parli estetico proprio del centro storico, del centro mi centro piace storico. il centro, mi piace il centro, mi piacciono le case antiche, ma mi piacciono anche le case modernissime, ad esempio. Forse sì, i grandi casermoni, come li chiamiamo, che sono spesso nelle periferie, certo hanno un fascino inferiore, anche se devo dire che le città straniere, ad esempio, hanno curato molto le periferie e le hanno affidate ad architetti che hanno fatto dei bellissimi esperimenti molto interessanti, ecco. E tu, Cecilia? Io ho vissuto tanto fuori città, quindi in campagna, e devo dire che un pro, una cosa positiva di vivere fuori città, come diceva Chiara, è la natura, e la tranquillità, la pace, c'è poco inquinamento, quindi hai una sensazione di benessere, di pulizia, dell'aria pulita. Sì, esatto. E questi sono dei vantaggi, diciamo, che mi piacciono, che adesso però sto cercando casa e ho deciso di cercare invece in paese, quindi non in centro di una grande città come Silvia, ma in una piccola cittadina, in un paese dove c'è tutto, quindi hai la comodità di avere i negozi, i servizi, i trasporti, il trasporto pubblico, però non troppo caotico come nel centro di una grande città. Quindi sto cercando, perché vorrei provare a stare vicino ai servizi e a tutti i negozi. Tu cerchi in affitto o da comprare? Cosa pensi che sia meglio in generale? Prendere una casa in affitto o acquistare una casa? Ci sono pro e contro. È una scelta non facile tra affitto e comprare. Preferirei comprare, quindi tra le due preferisco comprare, perché quando compri non butti i soldi in un affitto, diciamo, perché i soldi dell'affitto sono soldi persi. Alla fine la casa non è tua, cioè esatto. Paghi tutti i mesi l'affitto, però la casa rimane al proprietario. Esatto. Quindi, Invece quando acquisti è un investimento, cioè
stai usando i soldi ma poi qualcosa torna e quindi certo. sì. Non è facile però comprare. No. Tu cosa ne pensi? No, sono d'accordo, poi penso anche che dipenda dalla tua situazione, no, familiare, dal tuo momento di vita, in che momento sei. Però sicuramente se uno ha una famiglia e ha la possibilità di fare un mutuo, poter comprare è la soluzione migliore, perché un domani comunque hai una casa tua, no? In cui hai investito e puoi rivenderla volendo. Sì, hai ragione che dipende dalle fasi della vita. Cioè, se pensi di essere abbastanza assestata, abbastanza stabile nella tua vita, allora sì, forse la tendenza è quella di comprare una casa. Se però non sai se rimani in quella città, non sai se andrai a vivere con il tuo compagno o la tua compagna, io penso che no, non fai una scelta così importante, insomma ti vincola tanti anni, no? Perché comprare una casa poi non è così facile, rivenderla se tu cambi idea, non vuoi più stare lì, eccetera. Quindi l'affitto funziona bene, è una buona soluzione nei tempi, nei momenti della tua vita in cui non sei così sicuro di cosa farai. Certo, sì, sì. E anche se non hai un capitale, perché per comprare una casa un po' di capitale devi averlo. Quindi un po' di soldi Un da po' parte. di soldi da parte. Da cui partire. Ma voi nella ricerca della casa in affitto da comprare vi rivolgete a un'agenzia o provate tramite le amicizie, tramite internet a muovervi in modo indipendente? È difficile trovare una casa da soli, almeno in questo momento in Italia è difficile trovare con il passaparola. È una possibilità, quindi io direi tutto, cioè sia il passaparola che le agenzie, quindi gli uffici che si occupano della ricerca della casa. Devi pagarli, Sì, ma ti danno un servizio. Certo. Io vado prima di tutto su internet, perché adesso ci sono dei siti che mostrano tante fotografie anche della casa, per cui comincio a fare una scrematura, cioè scelgo quelle che potrebbero essere interessanti per me e per la mia famiglia. E poi sì, contatto, sono soprattutto agenzie alla fine, però non vado da una specifica agenzia a chiedere di farmi una ricerca, quindi prima era così. E poi mi piace anche andare in giro per delle zone che mi piacciono e vedere se ci sono ad esempio i cartelli vendesi, affittasi, sì, perché così vado in un posto che so già che mi piace e vedo già una casa ad esempio, no? Dall'esterno, così. Lo faccio questo quando cerco casa. Una ricerca. Ma vi volevo chiedere invece se voi, dove vivete voi, se c'è una gestione condominiale, cioè se c'è un amministratore, quindi se vivete in un condominio e quindi c'è un amministratore condominiale, le spese condominiali, problemi condominiali. Sì, io vivo in un condominio e c'è l'amministratore del condominio. Sì, poi ci sono tutte le spese legate al condominio e quindi le scale, l'ascensore, la luce comune. È importante anche lì pagare tutte le spese, perché se un condomino non paga le spese, gli altri sono chiamati a ridistribuirsi le spese e pagarle anche loro. E questo può essere un problema con i vicini. Certo. Se qualcuno non paga, gli altri non sono contenti. Anche nella relazione tra i vicini. Certo. Tu Chiara sei in condominio? Io sono in condominio, è un piccolo condominio. Io quando sono arrivata nel condominio dove vivo ho pensato, che bello, siamo poche famiglie, tutti coetanei più o meno, sarà molto piacevole. Invece in realtà
i condomini tra di loro non vanno molto d'accordo, per cui siamo arrivati, insomma, abbiamo scoperto che c'erano già delle discussioni precedenti perché un vicino ha fatto dei lavori, l'altro non voleva, e quindi discussioni durante le riunioni condominiali, appunto ci sono grandi discussioni, litigi per chi ha fatto cosa, e quindi insomma. Quindi non è una buona relazione tra vicini. Un saluto ai vicini. Salutiamo i vicini di Chiara. Quando è molto simpatica, Chiara, secondo me potete cambiare anche un po' questo atteggiamento. Io sono, scusa, partita, io non ho problemi, non sono in mezzo a queste discussioni, sono loro che hanno problemi, io non ho problemi. Ma quali sono i problemi più frequenti con i vicini? I rumori. I rumori. I rumori in orari tipo la sera sul tardi, la domenica presto, sì. Negli orari di riposo, sì. Quando ci sono i rumori negli orari di riposo. Anche il parcheggio, no? Il nel parcheggio. cortile, di fronte al portone, le biciclette lasciate nel cortile. Tanti condomini non le sopportano tanto, peccato. Perché tu la lasci. Anche l'uso del giardino condominiale, ci sono dei palazzi in cui non vogliono che i bambini giochino nel giardino o che i cani vadano nel giardino condominiale, quindi insomma ci sono L'uso degli spazi comuni, Sì. quindi il giardino, L'uso degli spazi comuni, i rumori. la raccolta della spazzatura, perché c'è chi non la fa bene, allora poi viene multato tutto il condominio. Sì, Sì. bisogna imparare a convivere. Il condominio è un posto dove un po'... Sì, si anche convive. perché la relazione con i vicini comunque è importante, penso, avere Sì. una buona relazione con i vicini di casa, diciamo, è positivo per la vita di tutti i giorni. Certo, Quando hai dei certo. problemi con i vicini invece diventa proprio... Sì, no, sto pensando, no, da noi è una relazione, cioè le persone sono tutte gentili, tutti si salutano, buongiorno, buonasera, buongiorno, buonasera, ma sappiamo che ci sono dei problemi, quindi cioè, non è una relazione d'amicizia, Sì, ecco, sì. diciamo, mentre tipo quando io ero bambina, dove vivevo io, i vicini eravamo tutte famiglie, eravamo tutti amici, facevamo delle attività anche noi. insieme. Così è bello. Così è bello, Certo, sinceramente sì. Sì, anche io quando ero piccola abitavo fuori, anche lì fuori da un paese, e queste case erano tutte abitate da ragazzi, da persone della nostra età, con mio fratello, insomma, facevamo tante attività insieme, era molto bello, molto carino. E voi che mi prendete in giro, che rapporto avete con i vostri vicini? Ottimo! Io amo i miei vicini, assolutamente. No, veramente, con alcuni andiamo fuori a cena, eccetera. No, un buon rapporto. Con tutti i tuoi... Con tutti, è vero che c'è una famiglia carinissima, con 2 bambini piccoli, e vabbè, insomma, però sono bambini piccoli. Perché fanno un po' di rumore. E fanno un po' di rumore, piangono. Però mi piace perché partecipiamo in qualche modo alla loro vita. Perché li sentite? Eh sì, li sentiamo sempre. E tu Io non vivo in un condominio e quindi i vicini di casa non sono così vicini, sono in case separate dalla mia. E anche noi abbiamo un rapporto non di amicizia, ma ci salutiamo, scambiamo 2 chiacchiere ogni tanto, e mi piacerebbe avere un rapporto un po' più stretto, però in generale sono persone anziane e quindi non abbiamo tante cose in comune da condividere. Certo. Però è un buon rapporto, se abbiamo bisogno possiamo sempre fare affidamento sull'altra persona, sì, sul vicino, quindi sì, è una buona relazione. Certo che quando si vedono i film americani con tutte queste famiglie che fanno grigliate in giardino fra vicini, ecco, da noi non è tanto così, è tutto sommato. Secondo me un po',
Cioè, penso che nei paesi piccoli, nei quartieri piccoli c'è un po' più di vita sociale insieme, no? Cioè che c'è un po' più di condivisione anche degli spazi comuni. Ho un po' questa sensazione, però non so, forse. Vabbè. E invece Ultima domanda. vai, Facciamo sì. l'ultima domanda. Il domandone. Il domandone. Aiuto. Parliamo dei lavori di casa, Questo sì che è un domandone. le faccende domestiche, i lavori di casa. Sì. Vi piace? Li fate voi? Chi li fa? Vi piace? prego Silvia. Cari. Allora, io ho una signora bravissima che viene 2 volte a settimana ad aiutarmi. Grazie Maria. Salutiamo Maria. Ciao Maria. E per il resto, insomma, faccio il possibile per sopravvivere. Non venite a casa mia e fate la prova del dito, no? Per vedere se c'è la polvere, Perché c'è. un po' c'è. Diciamo, nel quotidiano quello che faccio è un po' cucinare, ma non amo tanto cucinare, e poi mettere a posto un po' la cucina, eccetera. E in questo chiedo insistentemente al mio compagno attuale di darmi una mano. E lui, insomma, ha imparato, perché ha imparato. Bravo, un saluto. Salutiamo anche E voi? Allora, anch'io ho una signora che viene ad aiutarci e quindi grazie anche a lei, ma poi sì, nella routine di tutti i giorni cerchiamo di tenere in ordine la casa, anche perché il mio compagno è un po' fissato con l'ordine, quindi proprio sistema, no, sposta di 1 millimetro gli oggetti, se è un po' fuori posto, quindi quello ci pensa lui. Maniaco. Però ci pensa lui, così almeno tutto sempre in ordine. E poi vabbè, nel cucinare cioè io cucino e magari lui sistema, lava i piatti, li sistema nella lavastoviglie, facciamo la spesa insieme, quindi nella routine di tutti i giorni ognuno fa qualche cosina. Sì, però non è... Vai, finisci. No, non è insomma una passione quello di fare lavori di casa. Non è una tua passione? No, non è una mia passione. E la tua? Non è una mia passione fare i lavori di casa, soprattutto le pulizie. Non amo fare le pulizie. Mi piace cucinare, e quindi mi piace cucinare, lavare anche i piatti, eccetera, però per le pulizie fa tutto il mio compagno praticamente. Bravo, Sì, bravissimo. io non ho mai passato l'aspirapolvere, per esempio. Esatto, mai. E non ho mai buttato l'immondizia. Cioè, buttare il pattume lo fa il mio compagno fisso, no? Quindi è un compito suo. Invece il mio, se non gli metto il sacchetto dell'immondizia fuori dalla porta, per lui l'immondizia scompare da sola. Magia! Si autodistrugge. L'immondizia con le gambine che fai da sola. Esci, vai a buttarti nel cassetto. L'organico a un certo punto inizia a muoversi sì. davvero. Quindi bravissimo tuo No, sì, compagno, bravo. sì, diciamo che ci dividiamo abbastanza un 50 e 50 ai lavori di casa. Sì. Lui è più ordinato di me, quindi sono fortunata. E voi come vi dividete i lavori domestici? Vi piace fare i lavori domestici? Noi dico ai nostri studenti. Esatto. sì. O anche dove vi piace, dove vivete, dove vi piace vivere. In campagna, in città. Come vivete? Vivete con gli amici? Vivete con un compagno, una compagna? Avete, non so. Se volete raccontarci qualcosa potete scriverlo nei commenti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.